Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Con questo nuovo numero, la Lancia Stratos, la regina assoluta dei rally, edizione Centauria in scala 1:8, uscita numero 14. Però il video del montaggio dell'uscita numero 14 lo presenterò successivamente con un altro video. Mentre in questo volevo farvi vedere due interventi importanti per migliorare le funzionalità, anche se poi in realtà non è che il motore è attivo, per cui però ci tenevo a farvi vedere appunto cosa ha fatto Michele. Ecco perché magari questa è una ragione in più per iscriversi al suo canale e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati. Io adesso vi farò vedere l'intervento qua perché non vorrei peccare di presunzione, ma non credo che molti di voi, se non forse quasi nessuno, abbia fatto questo. Guardate, provate il vostro. Se vi ricordate, in questo numero, che poi monterò dopo, all'interno di questo pezzo c'è una molla. Ma se voi guardate il vostro pezzo lo troverete così. Invece guardate questo. Vedete? Anche perché se hanno messo la molla ci sarà un motivo. E ripeto, un fatto psicologico sapere che c'è questo movimento e il ritorno della molla. Però vi farò poi vedere nel video che faremo del montaggio numero 14 qual è stato l'intervento. Poi un'altra cosa, ma prima di dirvi anche dell'altro, dove sono andato ad intervenire, volevo ringraziare Pasquale, che il ragazzo che con tutto il cuore mi ha fatto il video di Ironman. Lo so, questa è la Lancia Stratos, ma sta di fatto che nel video che mi ha fatto di Ironman, che sto costruendo e che abbiamo quasi terminato, c'è anche all'interno la Ford Gran Torino, la Citroen 2 cavalli Charleston e la Lancia Stratos, insieme anche a Robocop. Volevo ringraziarlo perché è importante questo che io lo dica, perché ci tengo. Perché questo canale, sapete che è nato per aiutare le persone che hanno meno esperienza nel modellismo. Poi vedo che ci sono anche altre persone che mi guardano e che sono magari anche più bravi di me. Io sono contento di questo. Però Michele non vi dice neanche quante e a quanti messaggi risponde, e voi che mi scrivete lo sapete, per cercare di aiutarvi. Allora io volevo ringraziare Pasquale perché in una foto ha aggiunto che segue i consigli di Michele Armonica. Io invece vedo molte foto postate di voi che mi avete fatto magari diverse domande che io col cuore ho risposto, dove non mi citate assolutamente. Allora ragazzi, voglio soltanto che questo messaggio passi chiaro. Nessuno è obbligato a citare Michele Armonica, però così come voi siete contenti quando io vi faccio dei video dove riuscite a risolvere il problema, immaginatevi io quanti messaggi e messaggi rispondo ogni volta. Immaginatevi anche voi stessi che mi avete scritto e che, ripeto, mi conoscete e avete avuto decine di risposte, sempre con il cuore. Immaginatevi cosa costi a voi, rispetto al mio lavoro, scrivere grazie a Michele. Ma non perché a me interessa che voi diciate che è Michele, ma perché io ho un canale. Ho un canale su YouTube. La pubblicità è l'anima del commercio. Se voi non mi aiutate, citando appunto le fonti di dove siete riusciti a ottenere questo risultato, non mi aiutate. Ecco, io questo volevo, come posso dirvi, volevo appunto che, sottolineo un'altra volta, che il messaggio passi chiaro. Cioè io aiuto voi e voi con ma molta meno fatica, perché non vi costa nulla, aiutate il mio canale a crescere. Il mio canale l'ho aiutato a crescere quando pubblicate le foto e avete risolto un problema e potete dire
Michele Armonica su YouTube, seguitelo anche voi. Mi aiutate così, ragazzi. Se invece pubblicate le foto e Michele, tanti saluti, anche se mi ha aiutato, non è corretto. Soprattutto non mi aiutate, come io invece aiuto voi. Quindi ecco, è importante secondo me nella vita, come dico sempre, aiutarsi reciprocamente. Io do una mano a voi e voi magari date una mano a me. Non vi sto chiedendo dei soldi, ragazzi. Ok, non che non ne abbia bisogno, ma ci mancherebbe. Però io penso che voi abbiate capito, anche se non sono magari così bravo ad esprimermi, perché sto cercando di spiegare un concetto molto semplice in diverse maniere affinché arrivi a tutti. Quando un problema come quello che vi faccio vedere adesso viene risolto, anche se di un modellino semplice si tratta, sarebbe bello appunto dire, e lo dico per l'ultima volta, ragazzi, mi ha aiutato Michele Armonica, seguitelo perché mi è servito. Ecco, questo a me basta e avanza, ma non perché, ripeto, dobbiate dire io voglio il merito, no, è perché mi aiutate. Il canale cresce così anche, col vostro aiuto. Ok ragazzi? Va bene, dai, vi abbraccio a tutti. Adesso vi faccio vedere l'altro intervento. L'altro intervento è questo. Ho cercato, vi avevo già dato un consiglio, guardate, ma ho cercato di semplificarvelo che così possiate tutti voi poterlo fare. Parlo della tensione della cinghia esagerata, questa. Vedete quanto è molle? Guardate, non so se si vede adesso, guardate. Adesso vado a levarla. Guardate, vedete? La levo e vi faccio vedere proprio tutto il passaggio che ho fatto. Questo per evitare questo lavoro qua alla staffa, guardate, che la piega. Va bene? Prendete questo. Adesso io vi faccio vedere proprio la base, Prendete quello, poi prendete quello che volete, basta che sia conico, vi aiuta di più. E lo fate calzare, ok? Delicatamente. Non lo fate girare, deve essere tutto aderente da una parte all'altra e lo fate andare fin dove volete, senza esagerare, altrimenti lo spezzate. Ok? Poi fate delle prove man mano, non esagerate subito. Io per esempio sono arrivato qua. Poi spostiamo un momento il motore. Prendete un foam, ok? E lo scaldate. Adesso metto un momento in pausa e vado a raffreddarlo con l'acqua fredda. Ed eccoci qua. Perché con l'acqua fredda? Per evitare che andandolo a sfilare dal cono ritorni nella posizione originale. Se non basta, semplicemente lo fate calzare un po' di più, finché vedete che è della circonferenza che permette alla staffa di non piegarsi. Guardate con che semplicità lo calzo adesso, guardate. Avete visto? È molle questa completamente e la staffa non si muove neanche, guardate, se faccio così la staffa si piega, neanche così, guardate, tanto che l'ho allargata è solo appoggiata, vedete? Questo è quello che potete fare anche voi e risolvete il problema della staffa piegata, cioè questa che troppo sotto tiro rimaneva così. Va bene ragazzi, adesso per anticiparvi un po' il video successivo, nel numero 14 io mi sono andato già a montare le viti AP nelle sedi dedicate. Va bene, non complichiamoci la vita, ve lo faccio vedere nel prossimo video. Va bene ragazzi, io vi ho detto tutto, poi vi farò vedere anche l'intervento, poi andrò a smontarmi questo e vi farò vedere semplicemente cosa sono andato a fare, così anche il mio amico Paolo, che avrà sicuramente montato già tutto, magari mi saprà dire qualcosa anche lui. Ciao Paolo, scusami. Vabbè, se ci fosse anche una Paola, anche se non la conosco, salutiamo anche Paola.
Va bene. Allora ragazzi, con questo io vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi fino adesso. Sto pensando se dovevo dirvi qualcos'altro. La cinghia ve l'ho detta. E questo qua ve l'ho fatto vedere. Stop. Perfetto. Ci vediamo allora subito dopo il prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao ragazzi.